Buonasera. Probabile che sono da solo per i primi minuti, ma va bene lo stesso. Ok, questa sera abbiamo qui un Nintendo Game Boy da restaurare, un altro acquisto fatto su eBay, una cinquantina di euro, messo molto male purtroppo. I terminali sono tutti corrosi, vanno sostituiti. Bene, la scocca è anche messa bene, non ha problemi. Un po' graffiata, vabbè, ma quello è normale, c'ha 30 anni ormai. Allora, ho già provato a mettergli delle batterie e purtroppo non si accende, non fa nulla, o per meglio dire fa la luce rossa ma non si vede niente sullo schermo, non succede nulla. Quindi adesso devo andare a vedere cosa c'è che non va. Ok, ne manca una. Vieni fuori. Ecco fatto. Allora, vediamo un po' cosa troviamo qui. Un mare di corrosione. Oh signore. Oh signore, si è messo male. Wow. Ok. Andiamo un attimo al microscopio. Che è sta immagine ancora... Aspettate un attimo. Ok. Ok. Allora. Intanto qui abbiamo olio. Molto bene. Quindi ci avranno spruzzato dentro anche al naso. Sì. Sembra che ci abbiano spruzzato su VD40. Molto bene. Ok. Allora, mettiamo a fuoco. Corrosione. Abbiamo corrosione qui. Non lasciate le batterie dentro, ragazzi. Specie quelle alcaline normali. Batterie stilo, mini stilo. Toglietele se lasciate... Guarda che schifo. Giusto per farvi notare anche qua. Corrosione sui terminali. C'è tutto un... vabbè. Mamma mia. Oh wow. Ma che bello. Wow. Come è messo male. Adesso vediamo se riusciamo a salvarlo. Qua chiaramente questa dovrebbe essere una lamina di rame. Non è più niente. Non è più
non è più rame questa, cioè è solo corrosione. Un sacco di roba da fare. Può essere che magari sia anche questo. Ecco. È un bel po' bloccato questo. Ci sono tutte le saldature che sono ossidate. Pure il pulsante, un sacco di corrosione qua, mamma mia. Oh signore. Wow, che bel disastro. Ok. E... va bene, smontiamolo. Metto un attimo qua da sopra. Wow, ruggine anche qui. Ok, vediamo da questo lato qua. Allora, su questa scheda qua no, questa è bella. Questa è ancora buona. Ok. Chiaramente questo qua è il jack audio, dovrà andarsene, essere sostituito, e ovviamente tutto corroso. Può essere che magari riesco anche a smontarlo, a pulirlo, ma vabbè. Dopo corrosione, corrosione, corrosione dappertutto. Wow, si sono cancellate persino le scritte, non esistono neanche più le scritte Nintendo, da quanto corroso c'è. Wow. Qua dove c'è il pulsante. Lì c'è un bel po' di corrosione. Wow. Non smetterò di dire wow questa sera. È probabile addirittura che abbia completamente mangiato... no. Spero di no. Spero proprio di no. Ma potrebbe avere addirittura consumato le gambe di quel chip. Andiamo con una spazzolina di metallo, grattiamo un attimino, delicatamente.
puliamo in mezzo. Vai con l'alcol. Ma è meglio di prima. Sì, è meglio di prima. Ok. Fortunatamente il frontale, almeno la scheda è buona. Non vedo corrosioni in giro qua attorno ai processori principali. I piedini sono tutti belli. Magari un attimino qui, ma anche no. La corrosione sta tutto nei bordi, fortunatamente. Anche perché ricostruire tutte queste tracce qua, tutti questi circuiti, percorsi che ci sono in giro, è un bel lavoraccio, se no. Diciamo che potenzialmente è salvabile. Ma devo vedere sotto a questo connettore qua della cartuccia dei giochi. Vediamo un attimo dentro come è messo. Mettiamo a fuoco. Vediamo se riesco a farci arrivare dentro una luce. Prendo una luce, la torcia. Oh wow, è corroso anche questo, c'ha la corrosione attaccata sopra. Anche questo. È da cambiare. Si può pulire, chiaramente, può essere anche solo superficiale, ma è meglio cambiarlo. Fortuna che si trovano su AliExpress. Veramente, fortuna che si trovano su AliExpress. Ok. E poi chiaramente c'è anche la parte dello schermo che devo ancora verificare. Anzi, qua già ho visto una cosa veramente gravissima. Il connettore qua è completamente corroso, ossidato e corroso. Mamma mia. Quindi se questo è corroso vuol dire che anche all'interno del connettore abbiamo lo stesso problema. Quindi probabilmente anche... dov'è? Anche questo connettore qua dello schermo avrà bisogno di essere cambiato. Sì, infatti. Sì. Deve essere sostituito. Ho dei ricambi? Forse. Forse ho una o due schede da cui posso prenderlo. Momentaneamente, chiaramente, giusto a scopo dimostrativo. Ma vabbè, come anche i terminali, eccetera. Allora, andiamo. Saldatore. Andiamo di sopra con il banco. Il microscopio me lo tiro da parte, così riuscite a vedere. La videocamera è già zoomata al massimo, vorrei magari concentrarla un po' più qua, ma è già al massimo. È una webcam economica, quindi sono limitato nelle sue funzioni. Comunque, intanto vi diamo una passata.
una passata, eliminiamo tutto, neutralizziamo tutto l'acido delle batterie. Tutta l'ossidazione che si è creata sopra, cerchiamo di pulire al meglio che possiamo, e dopo andiamo a togliere la piastra qua, andiamo a verificare anche sotto, che può essersi infilata sotto, la corrosione può essere andata anche a svilupparsi sotto. Andiamo a ripristinare le piste se sono danneggiate, interrotte. Ok, ci vorrà un po' di lavoro, spero che non abbiate impegni, perché ci vorrà qualche ora, spero non troppo, ma per il momento un'oretta sicura ci vuole, sicura come il sole. Allora, rinfreschiamo, andiamo di flussante, togliamo i terminali, e togliamo lo stagno vecchio, andiamo prima a rinfrescarlo, vediamo se attacca. Sì, ok, un terminale via, dopo lo cambierò con uno nuovo. Ecco l'altro, ammesso che riesco a trovare i terminali nuovi, chiaramente. Allora, stagno, e andiamo sul connettore. Altro stagno. Ok, gli diamo una pulita. Togliamo il flussante vecchio. Molto bene, molto male dovrei dire.
per le condizioni che... Allora, questo in teoria spero che si riesca a togliere. Vediamo se si solleva. Ok. Ok, adesso facciamo questo. Sotto c'è un collante, come si vede, biadesivo che tiene fermo in posizione. L'ultimo pezzetto. Ecco qua, fatto. Dopo questo ce lo rimetterò sopra una volta che ho finito il lavoro, perché questi sono i punti di collegamento per le masse in vari punti, perché non sono tutte collegate le masse da un'unica traccia e gli hanno messo sopra quella specie di tracciato in rame che collega tutti i punti di massa, appunto, della scheda tra loro. Andiamo a pulire dal biadesivo. Così verifichiamo anche lo stato, come avevo già detto. Ancora alcol, così si scioglie bene tutto. Ancora alcol, un sacco di alcol.
Ok, intanto già così riesco a capire com'è la situazione. Allora, microscopio, passiamo al microscopio e andiamo a verificare sotto. Andiamo un po' più in qua, mettiamo a fuoco. Allora, qui vedo già delle piste corrose, cioè no, lo stagno ossidato più che piste corrose, quindi io ripasserei solo appunto lo stagno sopra con il saldatore, dovrebbe essere sufficiente a pulire l'ossidazione. Magari gli basta una grattata e torna tutto come prima, magari. Magari questo punto qui devo vedere se è continuo da sinistra a destra. A me sembra di sì. Qua lì sembra ok. Ecco, come appunto sapevo, avrebbe potuto esserci della corrosione andata sotto, infatti era andata ad attaccare le piste. Questa potrebbe essere una pista interrotta. Ce ne sono tante di interrotte secondo me qua. Questa anche. Questo è per lo slot cartucce, quindi l'importante è che almeno se non c'è il gioco inserito comunque il Game Boy si dovrebbe accendere, quindi non è questo il problema. Chiaramente questo dovrà essere ripristinato successivamente per far funzionare i giochi, se no non va niente, non partono i giochi, non parte niente. Allora, diamogli comunque una bella grattata, togliamo la maschera vecchia logora che si è deteriorata. Puliamo bene tutto. Una volta tolta tutta la corrosione gli rimettiamo
rimettiamo la maschera verde, così siamo a posto e torna ad essere bello protetto. Ecco, magari in questi casi si potrebbe trapiantare tutti i componenti della scheda su un pezzo nuovo, cioè su una basetta già pronta, preparata, stampata, nuova, così ci sono già tutte le connessioni a posto, il rame è nuovo, eccetera. Però ancora non ho trovato, ce ne sono per alcuni modelli come il Game Boy Pocket, Game Boy Advance o per cos'è? Nintendo Advance SP, mi pare, che hanno creato delle schede nuove, così si prendono i pezzi dalla scheda vecchia, si piantano su quella nuova, si trapiantano sulla scheda nuova e se tutto funziona, cioè se tutti i componenti vecchi comunque funzionano, è un bel risultato, perché è come avere una scheda nuova. Ora, questa schifezza qua non mi piace, togliamola via, puliamo il tappetino, gli diamo un attimino di alcol, di nuovo andiamo avanti a pulire, togliamo la corrosione, magari qui va meglio con le pinze, che sono più dure. Molto bene. Di questi neanche mi preoccupo tanto, non è così intensa. Mi dà comunque fastidio, ma non è così intensa da provocare problemi. Ok, allora io direi che possiamo proseguire da questa parte qua, verificare queste connessioni che purtroppo sono alquanto rovinate.
Proseguiamo verso l'alto. Ecco qua, rame bello scintillante, come nuovo. Ok, passiamo alla zona del pulsante. Che anche questo può essere un problema, magari è corroso dentro, speriamo di no.
in ogni caso, vabbè, questi si possono anche smontare, aprire completamente, con un po' di attenzione tra l'altro, ovviamente, ma si possono aprire e si possono pulire dall'ossidazione. Non serve necessariamente sostituirli, a meno che ovviamente non siano completamente danneggiati, ma sono cose che sono state fatte talmente tanto bene che è sempre, sì, possono essere sporchi, possono avere qualche piccolo problemino, ma finora non me ne è mai praticamente capitato uno con un pulsante completamente rotto da sostituire. Quindi per il momento non mi preoccupo. Vediamo solo se voglio solo vedere se si accende, se fa qualcosa, oppure se è completamente morto. Ok, allora tecnicamente io non ho visto nulla di strano, che mi faccia pensare che la pista che le piste siano interrotte. È ancora tutto intero. È ancora tutto intero. Devo verificare lo stesso dalla parte qua sotto il connettore qui di gioco, delle cartucce di gioco, ma per il resto secondo me qui magari c'era il discorso appunto che avevo trovato un po' di corrosione, adesso che l'ho pulita magari parte, quindi ma vediamo, proviamo. Intanto togliamo, voglio comunque togliere il connettore delle cartucce di gioco, così per sicurezza in più. Allora mi servono le trecce, treccia di saldante, ok, questa qua è vuota, è da buttare via, ecco qua, così con questa togliamo lo stagno dai buchi, dai piedini, e così ci permette di estrarre il connettore delle cartucce di gioco.
tagliamo via l'eccesso esaurito, pieno di stagno, e proseguiamo così per tutti gli altri piedini. Ce ne vorrà un po'. Un pochino di flussante ancora. Due attrezzi mi devo prendere. L'estrattore di fumi continuo a dirlo ma e a pensarlo e a metterlo nel carrello, ma non lo compro mai. Perché sto aspettando il modello perfetto per me, come lo voglio io, e la pompa succhiastagno automatica, che allora questi lavori qua non serve farli con la treccia e ci si mette sì e no un quarto del tempo. Anche perché le trecce costano, vanno bene per alcuni lavori, ok, ma al posto che pagare ogni volta 2-3 euro per una trecciola e che si consuma nel giro di cos'è? Boh, dipende un po' dai lavori, ma una settimana circa non è il massimo. Certo, la pompetta automatica costa un centinaio di euro, ma con quella dopo vai avanti anni, non servono poi altre cose. Giriamo il coso qua, andiamo col flussante che qua manca, è un po' diventato un po' secco, non riesco ad aspirare lo stagno. Ecco, ora va meglio.
Ah, sono sempre qui a tagliare. Aia, brucia. Il calore si propaga e arriva alle mie dita. Flussante. È diventata una zona secca. Puliamo bene. Ho quasi finito, ne mancano pochi. Mancano 6. Poi tanto comunque dovevo toglierlo perché c'era la corrosione dentro. Sono corrosi i denti dentro, quindi va cambiato. Lo faccio adesso, lo faccio una volta sola praticamente. Ritagliamo di nuovo. Praticamente una trecciola solo per dissaldare. L'ultimo. E Ale, fatto. Adesso, se tutto va bene, dovrebbe venire fuori senza discutere. Controlliamo bene che siano tutti staccati. L'ultimo no.
L'ultimo ha bisogno di un'ultima pulita. Ok, sembra essere fatto. Ora vediamo se viene via. Vieni via? Verifichiamo sempre con una pinzetta un po' più dura, rigida, che tutti i piedini siano liberi. Ops. Ok, eccolo qua. Ok, non è messo male. Non è messo male sotto. Chiaramente questo sì. Adesso ve lo faccio vedere al microscopio. Microscopio. Allora, dov'è? Vabbè, questa ovviamente è solo plastica, però c'ha i suoi bei piedini un bel po' corrosi e non è il massimo tenerlo, insomma, non è per niente il massimo tenerlo. Come avevo fatto vedere anche prima, c'è la corrosione qui su molti dei dentini, quindi questo va nella spazzatura. Ora la scheda è messa normale, come mi aspettavo, insomma. Devo ripristinare un attimo qua, devo pulire qui. Cosa abbiamo qui? Anche lì abbiamo corrosione. Abbiamo corrosione in mezzo a quei due piedini lì. Poi magari ci sono delle saldature da rifare su qualche chip. Ok. Però va bene, qui non ci sono connessioni che vanno da nessuna parte, quindi va bene. Sono solo sotto le connessioni. Qui vediamo un attimino la situazione. Dove c'era il connettore è tutto buono. Ok. Ok, è meglio di quanto mi aspettassi. Chiaramente ha bisogno di una bella manutenzione, ma è meglio di quanto mi aspettassi. Va bene. Allora, diamo una bella passatina.
la porta link? No, la porta link è buona, sembra nuova. Il connettore di ricarica no, ha un po' di corrosione dentro, magari non va bene. Allora, asciughiamo dell'alcol, rifacciamo le saldature, cambiamo quei 2 o 3 componenti, puliamo il tappetino che fa letteralmente schifo con tutta quella corrosione che c'era sopra. Un'ora di streaming, come avevo detto, è un lavoro che richiede molto di più. Allora, io direi di vedere un attimino qua sotto. Se c'è qualcosa di importante, visto che qua c'è un cavetto e una connessione. Wow, come viene via con facilità.
Ecco fatto. Ho tolto un bel po' di corrosione. Allora, rifacciamo le saldature su questo chip e anche sugli altri, così siamo belli che a posto. Prepariamo già tutto. Ok, saldatore, stagno nuovo e cominciamo. Una cosa veloce di qua. Mettiamoci meglio. Pulsante ancora. Ok, qua ho visto che si è staccato il piedino prima. Sì. È meglio rimetterlo in posizione. Ecco fatto. Facciamo vedere col microscopio, così riesco a capire anch'io la qualità del mio lavoro. Allora, belle scintillanti. Fantastico. Continuiamo. Scintillanti. Ok, un altro poco di stagno sulla punta. Ok, andiamo di nuovo col pulsante, ripassiamo un attimino. Fantastico, è tutto bello scintillante.
i due condensatori. Sono tentato anche di fare un recap. Cosa vedo qui? Ok, sono tentato anche di fare un recap visto lo stato pietoso in cui era. Normalmente sui Game Boy non ce n'è praticamente mai bisogno. Pulsante, che lo stagno non sta fluendo bene. Ecco qua, bello scintillante anche di qua. Di nuovo ripassiamo. No, devo fare dal frontale. E ho quei condensatori lì che non mi piacciono. Mi impediscono dalla posizione che hanno. Ecco qua, tutto bello scintillante. Ok, adesso possiamo rimettere giù i condensatori. Lo rifacciamo di qua. Un attimino di stagno in più. Ok, pulsante, ripassiamo bene bene. Fantastico. Meraviglioso. Ok, i chip sono stati ripassati con le saldature. E ora qua dietro ho bisogno appunto di togliere il connettore, quindi aspetta che vediamo se ne ho uno però. Allora, mi serve la scatola dei ricambi del Game Boy. Allora, vediamo se sono qua dentro. Se qua dentro c'è... Oh sì, ci sono... Qua ci sono i terminali. E anche gli altri terminali. Molto bene.
Ok, così li posso cambiare. Queste sono le gommine, non mi interessano. Adesso mi serve l'altra scatola. Se sentite boati è normalissimo. Vuol dire che sicuramente ho combinato un disastro, come mio solito. Allora, questa è la scatola dei Game Gear e questa è la scatola dei Game Boy. Vediamo se c'ho qualcosa. No, ho un cavo nuovo, però ho cavi nuovi, messi meglio, perlomeno ho dei cavi messi meglio, con una scheda anche tra l'altro che è messa meglio, che potrebbe, beh, coso di ricambio c'è, se si può dire, almeno il cavetto di ricambio per lo schermo c'è, e ok, e lo estirperò da quello lì che ha lo schermo che non funziona più. E il connettore dovremmo pulirlo. Allora dovremmo fare in modo di farci andare bene questo. Allora intanto puliamo, diamo una passatina alcol, puliamo dalla schifezza che ci abbiamo lasciato prima. Ok, flussante, una valanga di flussante. Ok, bene, e ora ripassiamo. Magari mettiamo per così. Ok, ora giusto per completezza ripassiamo anche i punti qua, ripassiamo tutte le saldature. Partiamo da questa qua, era il punto dove si saldava la mascherina di rame. Così togliamo l'ossidazione. Andiamo anche su questo. Andiamo qua. Questo qui.
una bella sfera rotonda. Questi qua. E questo qui, se riesco a penetrare, ecco, così torna bello scintillante e si toglie via, come avete visto, tutta la corrosione attorno che ci aveva attaccata sopra. Bene, ok, passiamo un attimino queste saldature qui, queste qua, in modo che se ci sia della corrosione in mezzo si distrugge. E lo stagno torna a fare il suo lavoro. O queste le ripasserò anche dall'altro lato. Andiamo su queste qui. È un po' secca questa. Usiamo uno stagno nuovo, stagno fresco. Ecco fatto. Flussante, continuiamo, rinfreschiamo di nuovo tutte le connessioni, le giunture, così verifichiamo anche se ci sono punti che magari sono rotti o che non funzionano più bene. Un po' di più. Ecco. Ancora un po'. Distruggiamo tutta la corrosione. Passiamo al pulsante. Qui serve molto stagno. Andiamo a ricoprire tutta la zona con lo stagno.
Ecco, andiamo avanti. Oh, manca qua in mezzo. Manca qui in mezzo. Dai, ecco. Fantastico. Avere lo stagno all'interno dei canaletti lì è fantastico, perché in questo modo il rame all'interno non si ossida e si mantiene nel tempo, se anche succedono appunto problemi di questo genere, che arrivano le batterie, perdono acido. Quando ci si trova con delle interconnessioni già piene di stagno è un'ottima cosa, è una fantastica cosa, perché permettono di mantenere le connessioni. Ok, procediamo, andiamo avanti. Finirò tutto il tubetto di flussante oggi praticamente. L'ho aperto una settimana fa, ma non dura molto in mano mia. Sono uno che usa parecchio flussante. Aiuta moltissimo nelle saldature, quindi arriverà il giorno in cui consumerò addirittura un tubetto al giorno, se mi arriveranno abbastanza riparazioni o altro. Ok, wow, qui ce ne sono veramente tante. Ok, tante brutte saldature corrose, ossidate, non corrose in questo caso.
mettiamo un po' di stagno fresco, che aiuta meglio. Ok, fantastico. Ora questi qua. Ok, rilassante. Dopo sarà una goduria pulirlo tutto. Dovrò consumare ettolitri di alcol isopropilico per pulire tutta sta roba. Ok, ok, passiamo a queste interconnessioni che ci sono qui, tutte queste qui, così ci assicuriamo che siano a posto. Che tornino belli a scintillare. Ci vuole più stagno.
Ecco fatto, così siamo sicuri. Questa qui, quest'altra qui, ok, molto bene. Ripassiamo un attimo anche queste qui che vedo qua, che prima non le ho fatte. Come anche queste. Allora partiamo con queste. Ok, qui ce ne sono un paio, anche più di un paio. Molta ossidazione qui. Non passa nessuno stasera a vedermi, insomma. Ah, che delusione. Sono già tutti a letto? Sì. Allora, dove stavo? Ecco qua. Questi sono più facili.
Cos'è questo? Un buco? Sì, un buco. Non è un passaggio. Ok, sa che ce n'è uno anche qui. Uno o due. Due a quanto pare. Ok. E basta, tecnicamente è anche finito. Almeno ho finito di rifare le saldature. No, ce n'è ancora qualcuna qua. Ancora qualcuna qui da rifare. Ma queste sono veloci, mi pare. Sono solo leggermente porose. Non troppo. Anche qui. Un paio anche qui. Ok. Le ultimissime proprio. Il flussante in questo caso però sul connettore dell'LCD sto pensando che potrebbe darmi una mano per togliere ed eliminare la corrosione che ci sta dentro. Devo vedere, devo capire se riesco o no. Allora, molto bene. Ora puliamo. Qui le cose sono finite. Via il microscopio. Ora è rifatto tutto. Le saldature dovrebbero essere a posto adesso. Ovunque. Ma l'unica cosa che possiamo fare è provare. Allora, spegniamo la luce.
un bagno di flusso di alcol, una bella spazzolata, puliamo bene ovunque. Andiamo ancora un altro po'. Ok, allora non è bellissima, ma è il miglior modo per fare connessioni in giro. Chissà se lo vendono nuovo, però al massimo gli si può costruire con appunto il filo direttamente. Aia, che scotta, porca miseria. Stavo dicendo, si può direttamente costruire con i fili le varie connessioni, quindi non è tutto sto gran problema. L'importante è che metta in connessione i diversi punti. Abbiamo bisogno di aiutini. Un po' di stagno ancora. Inondiamolo di stagno. Ok, l'ultimo punto. Ok, ora è rimesso al suo posto. Quindi possiamo andare a verificare giusto i terminali. Andiamo a installarci i terminali. Allora, di qua ci va questo. E di qua ci va quest'altro con la molla. Senza di questi non si va da nessuna parte.
Ok, andiamo a prendere la trecciola flussante. E andiamo a pulire i buchi dove erano i vecchi terminali. Ecco qua. Puliamo anche quest'altro buco. Ecco fatto. Ok, e ora andiamo a inserire il terminale. Adesso mi brucerò istantaneamente se non ho per le pinze. Ecco, ti pareva? Pure difficile, eh? Allora, così e così. Fantastico, stai fermo lì. Stagno. Attaccati, fantastico. Un pochino di flussante in più. Se lo teniamo fermo di nuovo, bello in posizione. Ecco fatto, saldato meglio. Ora tocca all'altro. Guarda, se rimani lì fermo in posizione mi stai benissimo. Ma non ti muovere. Stai fermo lì. Che ti sigillo con lo stagno. Fantastico. Sei stato meraviglioso. Molto collaborativo. Ok. Quindi terminali nuovi. Diamo una pulita con uno spazzolato un attimo sta scocca qua. Dopo gli darò una bella lavata. Sgrassatore. E via. Tutto l'onto accumulato negli anni. Ok, ora non ci resta che verificare. Allora, il pulsantino intanto, se no ci dimentichiamo, come tutto il resto delle volte. Andiamo a mettere bene il cavetto. Ok. Poi boh, anche questo però bisogna mettere bene. Bisogna metterlo verso l'interno. Ok. Abbiamo raggiunto le 2 ore, stiamo quasi per testare. Mettiamo le viti.
e vediamo cosa succede. Forse ho bisogno un attimino di sistemare quello. No, così. Ok. Mi sembra strana sta cosa. Troppo alto. Ah no, perché c'è il... Ah, ho capito. Gli manca il connettore delle cartucce, quindi gli manca uno spessore. E chiaramente adesso non posso mettercelo su. Va bene. Qui gli manca appunto le cartucce. Adesso vediamo un attimino qua. Questo qua è un problema, però. È un problema. Andiamo con la spazzolina di metallo. Andiamo molto delicatamente a pulire i contatti. Così dovrebbe andare, almeno adesso sono belli scintillanti. Ok, vediamo cosa succede. Ok, allora per comodità gli diamo corrente con l'alimentatore da banco senza usare le batterie e vediamo cosa succede. Allora, positivo a sinistra, negativo a destra. Il contrasto tutto in basso, vediamo se si accende qualcosa. Allora, positivo, ah no, sì, devo comunque accendere il pulsante, se no. Allora, wow, ok, bello tosto. Allora, qua c'è il terminale, positivo, negativo, no, forse c'è il pulsante che rompe le scatole. Aspetta un attimo che verifichiamo. Che magari verifichiamo la connessione. Tanto gli buttiamo dentro un po' di alcol isopropilico. Andiamo a smanettare un attimino, gli facciamo pulire i contatti. Allora,
mannaggia. Non vuole andare su adesso, vabbè. Allora, intanto andiamo col multimetro, continuità, suona se è continuo, andiamo a verificare. Allora, tecnicamente noi abbiamo la parte positiva che viene su e viene su fino a qui, mi pare. No, è il negativo che viene qui, il positivo va da un'altra parte, quindi questi due sono in contatto al momento. Se io faccio così vanno in contatto questi due ma non questo. Ok, quindi il pulsante adesso è a posto, cioè contatta, il contatto fa contatto. Mettiamogli su lo schermo, preferirei avere uno schermo, almeno una base dello schermo funzionante, giusto per essere sicuri, ma non ne ho al momento, quindi dovrò accontentarmi di questo. Ripetiamo: alimentatore da banco, positivo a sinistra, negativo a destra. Adesso che il pulsante è già messo su on, andiamo a verificare. Ah no, è in cortocircuito. Ai ai ai. Andiamo a verificare se è questo il problema o quale delle due schede è il problema. Quale delle due schede è il problema? Oh, bene, è la scheda sopra. Quindi la scheda sotto funziona bene. E ok, allora vediamo se ho un'altra scheda io qua, ma proviamo allo schermo senza il coso, senza il polarizzatore e senza la cassa anche, quindi siamo a posto. E in più, cos'è che aveva questo? Sì, aveva lo schermo sanguinante, quindi con le macchie nere, e quindi è uno schermo che non si poteva sistemare. Allora, in questo caso, per vedere dove è andata a finire adesso l'altra scatola? L'ho messa via. Per andare a vedere delle immagini serve il polarizzatore, quindi per il momento andiamo a prendere un polarizzatore, un filtro polarizzatore, ce lo mettiamo sopra. Se si vede qualcosa almeno sappiamo che funziona tutto a dovere, e quindi andiamo poi a cercare in un altro stream, però un'altra diretta. Adesso siamo già oltre 2 ore, vediamo se riusciamo a fare entro 2 ore e mezza. Allora, ok, mettiamo su lo schermo,
Ok, andiamo con il polarizzatore. Sì, ciao che ci riesco. Vabbè, intanto vediamo che c'è la lucina qua che si accende o non si accende. Intanto, allora, di nuovo alimentatore da banco, qui il pulsante è già acceso, positivo e negativo. Ok, sì, c'è la luce. Voi magari non riuscite neanche a vederla. Riuscite a vederla? La luce rossa? Io sì, e vedo che è acceso e sembra che stia funzionando, quindi vediamo. Ci metto il negativo qui dentro la no, niente, se ne scappa fuori. Rimani dentro lì, per favore, grazie. Allora, ok, magari così si riesce. Ecco, funziona, fantastico, molto bene, molto bene. Sono soddisfatto anche di questo. Lo schermo, ok, quindi è da ricercare il problema qua, ma per il momento lo schermo funziona. Guardate, gli aumento anche il contrasto così vedete. Chiaramente questo è uno schermo difettoso, non ho nulla in contrario, però si accende, funziona, fantastico. E anche questo Game Boy è salvo, almeno la scheda. Adesso io potrei tranquillissimamente ordinare un kit per lo schermo IPS, direttamente cambiarcelo, modificare un attimino la scocca, mettere uno schermo IPS maggiorato, quindi con lo schermo più grande, e basta. Però ecco, sono contento, sono comunque soddisfatto. La scheda in sé, i processorini qua alla base sotto funziona, e niente, ripeto, sono soddisfatto. Quindi anche questo è un Game Boy funzionante. Dovrò reinstallarci il connettore qui dei cartucci di gioco, dovrò rimascherare tutto, che adesso non sto qui a farvi vedere, e in un prossimo video offline proverò a sistemare questo, vediamo che cosa ha, cosa non ha. Cosa ha questa scheda qui? Magari c'è appunto questo connettore qui che non va più bene e fa cortocircuito all'interno, un condensatore, magari ha un diodo, una resistenza, qualcosa che va in cortocircuito e non va bene. Oppure magari è lo stesso schermo, lo stesso schermo che poi c'ha dei driver qui che possono bruciarsi anche quelli. Va bene. Sembra che in questa diretta non abbia partecipato nessuno, non ha importanza, almeno è comunque un video. Io sono comunque soddisfatto dell'acquisto, sono soddisfatto della riparazione. Se avete bisogno di fare delle riparazioni potete contattarmi tramite i link che ci trovate sotto in descrizione, potete andare a vedere tutte le cose in vendita su eBay, sul mio store personale, potete andare anche a trovarmi sulla mia pagina Facebook, sul gruppo Facebook creato appunto per ambito videoludico ad ampio campo, insomma, potete parlare di qualsiasi cosa. Quindi se volete andate a iscrivetevi al mio canale, commentate, mettete like, fate quello che vi pare e ci vediamo
alla prossima live.